Ciao, siamo sempre a Suboe, nel vigneto della famiglia Muja Carreras, io sono Gigi Carreras e stiamo facendo l'operazione di preparazione del terreno per sostituire delle fallanze. Stiamo preparando una trincea che poi ricopriremo, ecco vediamo tutto il nostro amico scavatorista all'opera che sta facendo delle buche con la vanga in modo da fare una buca piuttosto ampia e poi in queste buche metteremo le barbatelle in vaso che abbiamo comperato, per cui a tra poco per quando faremo l'operazione di piantumazione nuovamente delle barbatelle. Ecco, vediamo sempre tutto all'opera che sta scavando le buche in modo da muovere la terra quando pianteremo le barbatelle nuove sarà una terra molto morbida e le barbatelle non dovrebbero fare fatica ad attecchire. Sempre il nostro amico Tottoi che sta lavorando, si vede che il lavoro comunque è complesso perché stiamo cercando di fare i buchi, un bel buco profondo tra le barbatelle invece che sono ancora vive, quindi occorre molta cura, però fortunatamente il nostro amico è molto esperto e quindi stiamo riuscendo a fare un ottimo lavoro. A dopo per il lavoro completato. Eccoci qua, abbiamo finito di preparare il terreno per l'impianto delle nuove barbatelle. Abbiamo fatto dei buchi piuttosto grandi in modo che comunque la terra sia molto mossa e quindi insomma adesso tra oggi e domani andremo a comprare le barbatelle che il vivaio ci ha riservato e quindi poi l'appuntamento al prossimo video con la piantagione delle barbatelle. Ciao! Eccole qua, queste sono le nostre barbatelle di Cannonau per il rimpianto. Come si vede sono in fitocella, queste le abbiamo acquistate in un vivaio di Orosei e sono Cannonau su portinnesto 1103 Paulsen. Questo forse non si vede bene, forse si vede meglio questo. Cannonau su 1103 Paulsen. Adesso noi procediamo all'impianto, i buchi le fosse sono già state fatte, quindi insomma tra poco per la fase dell'impianto. Ecco, questa è la preparazione che stiamo facendo per mettere le barbatelle americane a dimora. Abbiamo steso il filo. Io ieri mi sono portato avanti, ho cominciato a fare i fossetti per le barbatelle in modo da avere il lavoro già in parte preparato. Vabbè, ieri purtroppo ho dovuto smettere di lavorare presto perché stava piovendo moltissimo e non si poteva più andare avanti, quindi finché il tempo ha retto ho fatto questa preparazione. Quindi adesso ci mettiamo a piantare le barbatelle e poi ci rivediamo al lavoro finito. Eccoci qua, allora stiamo adesso compiendo l'operazione di reimpianto. Quindi queste sono le barbatelle americane che abbiamo messo a idratare per un po' di tempo. In realtà erano in cella a frigo, però insomma per sicurezza li abbiamo con l'acqua. Questa è una barbatella americana di tipo portinnesto 779 Paulsen. Noi le piante innestate, il cannone innestato, il muristello innestato, l'avevo innestato su 1103. Ho voluto provare a cambiare il tipo di portinnesto perché voglio vedere che riuscirà. Quindi facciamo così, io ieri, come ho detto anche prima, ho preparato i buchi nonostante stesse piovendo, adesso i buchi sono pieni di acqua, comunque l'ho fatto con il manico della vanga e della zappa. Se infilo il manico, la terra è molto morbida perché è stata lavorata precedentemente,
Ho tagliato le barbatelle, diciamo a circa 5 cm, le infilo bene in fondo, uso anche il manico per rivolgere le radici verso il basso, è troppo base, è troppo forte, faccio un po'. Ok? Più o meno fino a questa. Poi faccio dei buchetti attorno per pressare la terra in modo che non ci siano sacche d'aria. Successivamente prendo dell'acqua, la butto sopra in modo che si crei attorno alle radici un misto di acqua e terra, e do dei colpetti con il manico della zappa in modo che alle radici aderisca bene il fango, non ci siano delle sacche d'aria, perché se poi le radici hanno delle sacche d'aria chiaramente soffocano. Ci siamo, facciamo un altro. La terra è veramente molto morbida. Sarebbe voluto o magari un altro aspetto più adatto, però non ce l'avevo, quindi adesso uso quello che ho. Questa. Ok. Questo è uno di prima. Metto un po' di terra a fianco per farla venire. Non è un grosso problema se l'americana sta magari un po' più su come rispetto alla superficie, perché tanto comunque i portinesi hanno una forte propensione allo sviluppo delle radici, quindi anche se di tralci, quindi anche se per caso ce ne fa uno in più non succede niente, perché tanto lo toglierò poi successivamente. Questa è raffia bianca che non ho utilizzato io, preferirei non utilizzare perché è raffia di plastica, sarebbe meglio utilizzare la raffia naturale. Ok, facciamo l'ultimo. No, però mi serve, devo andare a prendere acqua, quindi tra un attimo vado a prendere l'acqua. Ok, presa l'acqua, ultimo buco. Ci vorrebbe un altro strumento che è la forchetta, però io non ce l'avevo, nemmeno i miei amici, sinceramente ho provato anche a cercarla, ma nei consorzi qua vicino non l'ho trovata, quindi mi devo arrangiare con il bastone della zappa che funge egregiamente, fa il suo onesto dovere. Ok, acqua. Manghiglia. Il tempo ci sta dando una grossissima mano perché sta piovendo veramente moltissimo, quindi questo ci garantisce il fatto che le barbatelle non rimangano a secco. È prevista pioggia per tutta questa settimana e anche per la prossima, quindi insomma siamo a metà marzo. Ok, terminato di piantare le barbatelle, quindi abbiamo, queste qua sono i portinnesti, le barbatelle americane, per cui aspettiamo all'inizio della primavera, quando dovrebbero ricominciare a germogliare. Alla prossima, ciao!